Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale. Una situazione che ho fatto, diciamo, a cazzotti col volerla analizzare o meno, perché può anche non interessarmi dal punto di vista del tifo, però sono situazioni che vanno ad intaccare i valori umani e ne devo parlare assolutamente, ne voglio discutere assolutamente con voi e fatemi sapere la vostra nei commenti e cosa ne pensate, perché stiamo toccando il fondo a livello di valori umani tra questi ragazzi calciatori, uomini che poi sono uomini, che fanno delle scelte e fanno delle dichiarazioni per poi scegliere completamente altro. Ovviamente avete capito, parliamo della situazione Lukaku, parliamo della situazione Milinkovic, Savic, l'Arabia Saudita, eccetera, eccetera, perché dopo che si è detto ed sono uscite le notizie di Lukaku che sta trattando con la Juve, Sky, Mediaset, tutte le testate giornalistiche, Lukaku sta trattando con la Juve, eccetera, eccetera, volevo dirvi la mia, perché poi sono state anche confuse forse le situazioni tra personaggi che sono andati in Arabia Saudita e Lukaku, che è una situazione completamente diversa. Ne parliamo in questo video, vi dico la mia, spero di non trattenermi troppo a lungo e di riuscire ad esaminare la situazione nel minor tempo possibile così che voi possiate vedervi tutto il video fino alla fine. Partiamo, prima di cominciare ovviamente velocemente ragazzi, un like a questo video, la campanella attivata, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e vi piacciono i miei contenuti e andiamo a vedere cosa sta succedendo tra questi calciatori che dichiarano bianco e fanno nero. Mamma mia che brutti colori, facciamo un'altra cosa, dichiarano azzurro e fanno blu. Perché bianco e nero, mamma mia, mi è venuta già all'orticare solamente al pensiero. Comunque, Milinkovic Savic va in Arabia Saudita, ricoperto di soldi, 40 milioni alla Lazio, si è trovato l'accordo monetario con la società, si è trovato l'accordo con il calciatore, è andato via. C'è da dire una cosa che Milinkovic Savic storicamente viene già da una famiglia agiata, quindi ci può anche stare il fatto che segui i miliardi, va benissimo così, però caro Milinkovic Savic, prima, una settimana prima, 10 giorni prima, 15 giorni prima, dichiaravi che volevi giocare la Champions, se con la Lazio o nel caso andavi via dalla Lazio, comunque una squadra che avrebbe fatto la Champions, ti vai a fare la Champions dei cammelli come l'ho già nominata nel video che feci pochi giorni fa parlando di lui, va benissimo così, non è la stessa situazione quella di Lukaku, perché? Partiamo dall'inizio. Lukaku arriva all'Inter e poi l'anno dopo va al Chelsea. Va al Chelsea, dal Chelsea arrivano nei primi 6 mesi lettere d'amore all'Inter, voglio tornare, questo e quell'altro, eh, mi manca Milano, eccetera, eccetera. L'Inter si fa in quattro. Ma io da napoletano potrei anche fregarmene, ma una società che versa in quelle condizioni a livello di debiti e a livello di far quadrare i bilanci ha fatto uno sforzo enorme per cercare di trovare un accordo per farti tornare a Milano in prestito, eccetera, eccetera. Poi tu adesso devi tornare al Chelsea perché è finito il prestito, per vedere poi cosa fare sul mercato e si viene a sapere che Lukaku da settimane, perché non è una cosa che è successa 48 ore fa, da settimane sta lavorando sotto traccia con la Juve, tanto è vero che la Juve avrebbe offerto al Chelsea 37 milioni e mezzo se non sbaglio, più bonus per portare il calciatore a Torino e 11 milioni all'anno di contratto, non so per quanti anni. Cosa da analizzare anche questa, Juve società che comunque se non vende un'operazione del genere non la può fare, tanto è vero che Vlaovic andrà al Paris Saint-Germain a quanto si legge per prendere poi Lukaku. Il punto è, carissimo Lukaku, a me non me ne frega niente perché sono un tifoso del Napoli, però se tu dichiari in tante interviste no a Milano, no, no, alla Juve no, al Milan sponda rossonera mai, e poi fai queste figuracce, ma che uomo sei? Le parole che vi escono da bocca, carissimi calciatori, che siete poi personaggi pubblici, al di là
che siete calciatori, tu sei l'attaccante dell'Inter, quell'altro è l'attaccante del Real Madrid, eccetera, eccetera, dovete prendervi le responsabilità di ciò che dite. Tu hai detto che no alla Juve mai in un'intervista e poi ti metti a lavorare sotto banco con un'altra società, adesso che sia la Juve o che sia un'altra società, questa è una cosa che possono per esempio dire gli interisti, te ne sei andata alla Juve, società antagonista, ci può stare ancora di più il rammarico da parte di tifosi interisti, ma io volevo soffermarmi sul fatto del carattere di questi calciatori, dell'umiltà di questi calciatori che non esiste, dell'educazione di questi calciatori che non esiste, perché io, Lukaku, ho fatto questo macello negli anni tra Inter, Chelsea, Chelsea, Inter, Inter, Chelsea, nata volta e poi mi metto ad accordarmi con un'altra società sotto banco senza far sapere niente a nessuno. Quanto valgo come uomo? Meno di zero. Ecco quanto vali come uomo. Vali meno di zero. Tanto è vero che ho visto poco fa, un'oretta fa, non ricordo il calciatore in questione, ma comunque un esponente del calcio belga, se non erro, e dice che Lukaku fa tutto ciò che gli dice la madre. Mo dobbiamo vedere sempre se la madre gli ha detto no, Lukaku vai alla Juventus, però comunque hai 30 anni, sei un calciatore che deve ragionare con la propria testa, al di là di procuratori, eccetera, eccetera. Se tu hai dato una parola o hai fatto determinate dichiarazioni, per me devono essere quelle, perché poi non parliamo né di Arabia Saudita e non parliamo né tantomeno di Manchester City o di un club dove tu dici io vado in quel club perché nei prossimi 3, 4, 5 anni posso sicuramente ambire a giocarmi al limite qualche finale di Champions League, farò sicuramente un fine carriera come si deve in una società blasonata e con tantissimi soldi che può essere, che so, un City, può essere lo stesso Bayern Monaco, può essere pure il Paris Saint Germain, anche se il Paris Saint Germain è diverso come ambiente e come organizzazione da un Manchester City, ma queste sono opinioni, sono mie opinioni che poi vanno troppo fuori da ciò che voglio dire in questo video. Quindi non hai sposato, vai alla Juve, mettiamo che vai alla Juve, vai in una società che sta ricostruendo, in primis, con un allenatore che non credo che ti faccia fare la differenza, almeno poi se Allegri è andato a studiare tattica e si sta facendo degli esami di tattica e di calcio giocato in questi giorni, ed io non lo so, può darsi pure che rendi alla grande. A detta di opinionisti e di giornalisti è stata una richiesta prettamente dell'allenatore Lukaku, e dentro Lukaku e via Vlahovic. Io non lo so cosa ci trovano e cosa può dare in più Lukaku a differenza di un Vlahovic. Sì, forse Lukaku messo in condizione fisica e tattica in Serie A 15, 17, 20 gol li può anche fare. Però parliamo di un calciatore che l'infortunio è sempre dietro l'angolo. A livello mentale o lo tieni sempre al top perché non lo voglio dire, ma lasciatemi passare la frase, Lukaku è una prima donna e deve sentirsi al centro dell'attenzione sempre. Quindi se sta bene deve giocare sempre tutte le partite, altrimenti i dualismi che possono esserci con altre punte vanno ad influire sul rendimento del calciatore. L'abbiamo visto quest'anno, l'abbiamo visto in nazionale. E poi va a finire che te la prendi col calciatore se sbaglia un gol a porta vuota dalla linea di porta perché soffre tantissimo i dualismi e la non continuità. Ecco, quindi c'è anche da analizzare questo. Non è che vai a sposare un progetto e dici, io dall'Inter passo al City, tanto di cappello, sì, capiamo la scelta e va bene così. Ma tu ti sei messo a trattare con la Juve che non si sa chi compra sul mercato, non si sa chi vende, deve vendere per forza per pagare il cartellino al Chelsea
ovviamente credo che si farà perché Vlahovic al Paris Saint-Germain comunque è un attaccante che piace anche a Luis Enrique. Credo che il circolo comunque venga ultimato, ma il problema rimane e gli uomini sono sempre di meno in questo calcio macchiato da poca riconoscenza, macchiato da poca umiltà, macchiato da troppi soldi, perché poi alla fine gira gira e va a finire sempre lì. Questa era la mia opinione, ragazzi. Io spero con tutto il cuore, da tifoso del Napoli, che Zielinski e Mario Rui e tutti quelli che hanno ricevuto o ci sono voci di mercato che arrivino dall'Arabia o soldoni che arrivino da qualche altra parte, rifiutino le offerte e restino a Napoli per l'amore della maglia e per rafforzare i valori che sono vivi nei calciatori del Napoli e che non vedo in questi piccoli uomini come Lukaku, Milinkovic, Savic, perché Zielinski ha rifiutato la rabbia e tratterà il rinnovo col Napoli. Poi nel caso dovesse partire va alla Lazio, sicuramente non mi fa piacere perdere un calciatore del genere, però hai fatto una scelta congrua ai valori che tu hai fatto vedere poi nel tempo a livello mediatico. Quindi vai alla Lazio, me ne farò una ragione, ma meglio alla Lazio che poi andarti a perdere completamente in un campionato arabo. Scelta più che giusta quella di Zielinski. Questo era, ragazzi, per quanto riguarda questo video. Ci vediamo nel prossimo contenuto. Fatemi sapere la vostra nei commenti. Ciao.